Benvenuti nei nostri episodi di Italy Leads the Change. Sono vari appuntamenti che noi abbiamo con i protagonisti del territorio italiano. Oggi abbiamo il piacere di avere Claudia Bizzarri, presidente della delegazione ONAV del territorio Maremmano di Grosseto, e con lei parleremo appunto del vino che caratterizza il territorio della Maremma, e soprattutto come Claudia sostiene lo sviluppo del turismo enogastronomico in questo territorio, che è ancora tutto da scoprire, e dove le esperienze in cantina sono sicuramente particolari. Ma lascio Claudia parlarne. Grazie, grazie per averci dato di nuovo questa bella opportunità, è sempre un piacere. Sì, allora io faccio parte dell'ONAV, oggi rappresento l'ONAV che è l'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vini. Attraverso i corsi altamente formativi ha lo scopo di formare assaggiatori specializzati, qualificati, esperti che hanno lo scopo di fare da degustatori, di degustare in maniera tecnica il vino. E grazie al nostro comitato tecnico scientifico forniamo un continuo aggiornamento a chi si occupa di questa cosa. Io sono il delegato di questa associazione della provincia di Grosseto, il delegato ONAV della provincia di Grosseto. Amo la Maremma, sono nata e vivo in Maremma. E cosa dire, la Maremma gode di una condizione particolare a livello proprio geografico, si trova a sud della Toscana e gode anche di un clima particolarmente mite, soprattutto in inverno, un clima particolarmente favorevole. La provincia di Grosseto è una provincia molto vasta, tra le più vaste aree di tutta la regione toscana, è 4.500 km² e si estende in tanti chilometri di costa che vanno dal Golfo di Follonica fino al Chiarone, che poi siamo al confine con la provincia di Viterbo e quindi con il Lazio. Si estende anche all'interno, arrivando al cono vulcanico del Montamiata, e lì raggiungiamo 1700, qualcosa più di 1700 metri di altitudine. Quindi, come ben potete capire, si va dalla costa, quindi una vegetazione particolare, poi andiamo pianura, collina, fino addirittura alla montagna. Quindi il paesaggio è particolarmente variegato, e inoltre abbiamo il vantaggio, che oggi lo possiamo chiamare vantaggio, di avere una densità di popolazione particolarmente bassa, la più bassa in tutta la Toscana. Quindi la natura è la nostra vera protagonista. Quindi è un piacere parlare, e il vino e i vitigni fanno parte, è un elemento di questi. È vero, è vero. E vorrei anche accennare il fatto che l'ONAV, Claudia in particolare, sono i nostri punti di riferimento per Italia Special Occasion per creare degli itinerari autentici e delle esperienze in cantina che possano far vivere e conoscere a 360 gradi questo territorio, perché come ha detto Claudia, ogni area della Maremma è particolare, a sé stante, quindi si avrà sempre un'esperienza diversa. Quindi con loro abbiamo appunto questa possibilità di personalizzare in maniera speciale questi nostri incentivi e team building. E proprio per questo, Claudia, che cosa rende autentica l'esperienza in cantina in Maremma? Raccontaci un po'. Le cantine in Maremma sono, come vi ho appena accennato e come vi potete immaginare, sono una differente dall'altra. C'è la cantina ai piedi della montagna, solo il paesaggio è diverso, ma anche i suoli, i sottosuoli
è tutta una cosa a sé. Spostandosi poi, bastano anche pochi chilometri, troviamo uno scenario completamente diverso, magari uno scenario più lussureggiante, una pianura diversa, un tipo di vitigna diverso e anche un sottosuolo. E quindi il vino ha caratteristiche completamente diverse, fino poi ad arrivare ai terrazzamenti sul mare. Quindi abbiamo cantine che hanno vitigni terrazzati sul mare o i palmenti del Giglio. È chiaro, tutta la Maremma e la provincia di Grosseto rispetto ad altre zone in Toscana, ma anche in altre zone d'Italia, è totalmente unica, perché qui troviamo vari tipi di paesaggi. Inoltre c'è la tradizione che tramandata, questo fa parte proprio del contesto Maremma, ecco, la tradizione, la sapienza umana che forgia proprio i prodotti da tempo, appunto tramandati dai nonni, dai genitori, e è chiaro, il vino ne fa assolutamente parte di Vero, questo. è vero. E qual è la particolarità dell'esperienza, qual è l'importanza dell'ospitalità in cantina per conoscere appunto un territorio, un'identità come è la Maremma? Beh, è chiaro che andare in una cantina, parlare, essere accompagnati, innanzitutto guardare quello che è la vite, il paesaggio che la vite ci dà, e poi parlare con chi ci accompagna per valutare, per conoscere che cosa c'è sotto il sottosuolo, perché è stata messa quella vite con quell'impianto, con quel portainnesto, per quale motivo, le tecniche, le scelte di cantina che per quel posto sono le migliori. È chiaro che quando si arriva a fare poi una degustazione la facciamo in maniera più consapevole. È sicuramente un capire meglio e entrare più nel merito di quello che si assaggia. È Sì, sicuramente un'emozione forte. sì, è vero, È un'emozione forte. posso garantire. E in quale cantina cominceresti la tua avventura maremmana? Allora, io più che darvi indicazioni di una cantina, poi magari mi rendo, come dicevi prima, sarà, guarda, una gioia rendermi a disposizione per poter fare, anche creare degli itinerari nelle varie zone, anche personalizzate a persone che ce lo richiedono. Mi rendo anche personalmente disponibile. Però dare il nome di una cantina diciamo che è un po' complicato. Parlerei più, diciamo, vi indicherò delle zone. Noi abbiamo due DOCG, abbiamo due vini principe nella provincia di Grosseto, il Morellino di Scanzano DOCG e il Montecucco DOCG. Partendo da questi, diciamo, partendo da un viaggio nel Morellino di Scanzano, posso dirvi che a parte tutto il comune di Scanzano, poi sono interessati nella denominazione, quindi si può produrre Morellino in parte di altri 6 comuni limitrofi. Quindi parliamo del comune di Roccalbegna fino ad andare nella parte nord, Murci, del comune di Scanzano. Quella è una zona considerata, diciamo, ai piedi della montagna, di questa nostra montagna che è il Montaniata. È chiaro che lì troveremo dei suoli diversi. Lì mi aspetto un vino molto ricco per quanto riguarda il corredo aromatico, perché essendo vicino alla montagna, a parte i sottosuoli, che ho anche dei sottosuoli, diciamo, fossili marini, ma ho soprattutto un'escursione termica importante. Anche in fase di maturazione dell'uva, dal giorno alla notte c'è una differenza sostanziale importante proprio di temperatura, e questo mi arricchisce il corredo aromatico di questo particolare vino, e lì produciamo sempre Morellino di Scanzano. E cose che non mi si ripetono magari scendendo in altre zone. Inizierei quindi il mio percorso da lì, dalla situazione pedemontana
fino a poi a spostarmi nel comune di Manciano. Nel comune di Manciano ci sono le terme di Saturnia. Lì ho un territorio, sì, vulcanico sempre, chiaramente lo sapete, l'acqua è a 37 gradi, è una situazione fantastica, d'inverno. però sul sottosuolo trovo questo travertino, il travertino povero ma ricco di minerali, povero di sostanze organiche, ma ricchissimo di minerali, quindi il vino mi si arricchisce di una mineralità che trovo è una caratteristica di quel territorio. Andrei poi nel cuore del paese medievale di Scanzano, questo borgo medievale che intorno potete degustare, e potete degustare vino chiaramente, ma vedere tante cantine, lì è ricco di roccia madre, è lì che pulsa il cuore vero del Morellino, anche se si produce in altre zone, però chiaramente è un consiglio vivo di visitare sia il paese di Scanzano che appunto le cantine che sono intorno, fino a scendere al comune di Magliano. Considerate il paese di Scanzano si trova già a 500 metri sul livello del mare, Magliano e il comune di Grosseto, dove sempre si produce il morellino di OCG, lì siamo su una situazione decisamente più bassa, siamo molto più vicini al mare, i terreni sono più fertili, quindi è chiaro l'escursione termica di cui si parlava prima nella zona pedemontana è sicuramente molto più bassa perché è caldo di giorno, ma capite che è caldo anche di notte, e quindi l'uva ha una maturazione più forte, più veloce, più incisiva, però il vino mi si arricchisce di profumi, soprattutto floreali, ma fruttati. Il frutto pieno, il frutto maturo, la ciliegia particolarmente matura che mi svolge in confettura, la prugna. Ecco, quindi parlare di Morellino io vi consiglio proprio, anche a livello di gusto, di fare proprio un percorso, un po' come vi ho accennato, perché riuscite a capire tutte le sfumature di Morellino. L'altro vino principe che il fiore all'occhiello, anch'esso della nostra Maremma, è il Montecucco. Il Montecucco, la zona del Montecucco, innanzitutto si dice che il Montecucco sta tra il Brunello di Montalcino, infatti proprio al confine col fiume Orcia, e il Morellino di Scanzano. E questa è proprio la caratteristica di questo vino. Va dalla zona di Arcidosso, quindi siamo molto alti, fino addirittura ai piedi della città di Grosseto, sfiorando Paganico. E è chiaro che i venti, in questa foce, diciamo, diciamo, questi venti della montagna secchi e del mare permettono alla vite di crescere sana. In questo modo chi produce Montecucco sta sfruttando molto bene questa cosa perché molte aziende si sono convertite al biologico. Lì non c'è bisogno naturalmente di medicare, di dare troppi fitofarmaci alla vite per farla rimanere sana. E quindi è un percorso che consiglio vivamente da fare, soprattutto per quanto riguarda questo turismo del vino, per questo, insomma, parliamo di questo turismo di vino, perché è un ambiente particolarmente sano, da fare a piedi, da fare in bicicletta, le passeggiate. D'altra parte oggi con questa reclusione in casa forzata che abbiamo tutti, diciamo che abbiamo tanto bisogno dell'aria aperta, degli spazi aperti, degli sport di sole. E dove meglio di qui, del nostro posto, della nostra Maremma, troviamo, cioè, non troviamo altre zone così pulite, soleggiate, e abbiamo proprio bisogno. Certo, dove poi il distanziamento, il distanziamento, quello che ci impone per adesso il Covid, viene naturale, perché comunque certo.
di spazio ne abbiamo per, insomma. Spazio ne abbiamo. Diciamo che i tecnici hanno messo insieme questa parola, la terapia del paesaggio, no? Quello che rigenera corpo e mente. Noi questa cosa nel contesto Maremma la sposiamo appieno. Poi molte cantine sono organizzate per fare anche degustazioni, pranzi all'aperto, fare anche cose che si possono fare all'aperto, quindi evitando i luoghi chiusi, evitando comunque le persone, troppe persone. Sì, la massa, ecco, Esatto, e io appunto sono totalmente a favore di questa cosa. E poi la Maremma è anche molto vicina a Roma, quindi per Certo, raggiungerci è veramente 5 facile, ore. proprio. Grazie. È vero, sì. Claudia, per quanto prima hai accennato il fatto appunto che c'è un clima molto mite, no? Quindi che non, diciamo che è un clima mite durante tutto l'anno. Sì. Quale periodo potresti suggerire per visitare e fare questa esperienza in cantina? Qual è il periodo migliore? Qual è la Allora, stagionalità insomma, che si dovrebbe seguire? sì, allora restiamo, insomma, siamo tutti d'accordo che le aziende vitivinicole lavorano 12 mesi l'anno, quindi siamo aperti a tutto l'anno. Secondo me diciamo che il periodo migliore, quello più interessante, va dalla vendemmia fino tutto l'autunno, quando il mosto si trasforma in vino, e è bello vederlo in cantina, vedere i travasi, fino a tutto l'inverno. Il clima è mite, lo consente, perché comunque noi fino al periodo di Natale possiamo sicuramente sfruttare anche i nostri spazi aperti, fino a tutto il periodo di Natale. E niente, quindi il periodo migliore è dalla E la vendemmia. Molte aziende fanno addirittura danno la possibilità di fare anche vendemmia, di vedere quello che è la vendemmia nei filari. Sì, 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 Sì. è vero, anche team building si possono fare. E per esempio, Claudia, quando inizia la vendemmia? Perché ogni regione ha il suo, diciamo, inizio di vendemmia. In Maremma quando è l'inizio? Anche se Periodo. dipende, diciamo, insomma, da come è andato, no? Da quanto ha piovuto e quant'altro, però più o meno quando è che inizia il periodo della vendemmia? Della vendemmia. Allora, le zone sono piuttosto differenziate, come vi dicevo, perché nella fascia più collinare, nella fascia bassa della pianura, la zona di Magliano, dove c'è una maturazione più importante, in linea di massima si va da dopo Ferragosto, verso il 20 di agosto, Ah, in linea di massima. Però sì. ci sono state delle annate in cui hanno vendemmiato addirittura verso il 10 di agosto, un pochino prima. Però solitamente la fascia media della vendemmia è settembre, mediamente il mese è È il settembre. mese settembre. Il mese è settembre, sì. Poi ci sono Bene, delle quindi zone in cui è viene fatto perfetto. prima, nella zona pedemontana viene fatto a metà settembre, nelle zone più fresche normale, poi dipende anche dal tipo di vitigno, Certo. quello che si vuole ottenere per esempio nella spumatizzazione nei vini bianchi l'uva viene raccolta prima perché si vuole un'acidità diversa, un'acidità più accentuata, più importante. Ecco, vorrei evidenziare ancora di più la collaborazione tra noi e Claudia e la sua organizzazione, perché appunto questa conoscenza, profonda conoscenza del territorio e soprattutto di quando visitare determinate aree della Maremma è importante, perché anche la nostra, diciamo, filosofia è proprio visitare nella migliore stagione, dove uno può veramente avere un'esperienza a 360 gradi, che credo che sia la cosa più importante. È E vero. quindi, giusto. Quindi noi vi aspettiamo in Maremma perché vogliamo essere positivi, proprio insomma è vicinissima a Roma, facile da raggiungere e appunto A un'ora curerà. dall'aeroporto di Fiumicino.
eh, correrà È questa vero. nostra voglia di stare a contatto con la natura e soprattutto anche rispettarla, perché noi dobbiamo rispettare questa natura che ci ha dato un po' un messaggio. Quindi vi aspettiamo. Claudia, io ti ringrazio veramente per il tuo tempo, per la tua sempre passione che trasmetti del tuo mondo del vino e di come appunto ti impegni nello sviluppo di un turismo enogastronomico in Maremma e ti ringrazio anche per l'appoggio che ci dai. Grazie, è un Quindi piacere. grazie, vi salutiamo e ci vediamo presto in Maremma. A presto! Grazie a voi.